Nell'immaginario collettivo, armonium ed organo sono due strumenti strettamente imparentati, soprattutto per il fatto che entrambi mantengono un livello sonoro costante. Però nel caso dell'armonium non è poi così vero che esso sia nato proprio per mantenere questo livello costante, per essere una sorta di surrogato di organo. Anzi, l'armonium all'inizio si chiamava org espressive, anzi molti costruttori non hanno mai smesso di chiamarlo org espressive, anche dopo il brevetto depositato da The Band nel 1842. Questo perché la caratteristica principale dell'armonium è quella di poter modulare i suoni dal punto di vista dinamico da un impercettibile pianissimo, talmente impercettibile che potrei anche produrlo mentre parlo e si continua a capire la mia voce, a meno che io non decida poi di farlo crescere e poi devo smettere di farlo crescere in dinamica, altrimenti la mia voce non si capirebbe più. E quindi uno strumento nel quale il respiro è un elemento importantissimo e la dinamica è quella di uno strumento ad arco, di una voce. Quindi è evidente la vocazione espressiva. Come si ottiene questa differenza tra armonium non espressivo dal punto di vista dinamico e armonium espressivo? Basta pensare al funzionamento dello strumento. I miei piedi azionano dei mantici molto simili a quelli dei fabbri o comunque per ravvivare il fuoco, che riempiono d'aria un serbatoio. Questo serbatoio fornisce alle ance, che sono delle lame di ottone che vibrano al passaggio dell'aria, fornisce alle ance l'aria sufficiente per metterle in vibrazione e fornisce quest'aria a pressione costante e quindi la dinamica che si ottiene è una dinamica di livello costante. Ma tirando in fuori questo pomello, che dovrebbe aver qui una scritta espressione, in questo caso la scritta è smarrita, non c'è più la porcellana che dovrò far ricostruire, tirando fuori questo pomello, dicevo, si esclude la riserva d'aria, si esclude il serbatoio, quindi l'aria va direttamente nelle ance e la pressione è data dai pedali. Addirittura si può giocare con vibrato, tremolo e con tante nuance espressive. L'armonium normalmente è diviso in due parti, quindi noi vediamo un'unica tastiera, ma quest'unica tastiera ha dei giochi che agiscono nella parte acuta e dei giochi che agiscono nella parte bassa che evidentemente possono essere anche molto diversi tra di loro. Addirittura non contigui come in questo caso. E a questo punto arriva il gioco. Se io volessi per esempio fare una cosa di questo genere, suonare questa melodia insieme a questo accordo di accompagnamento, evidentemente non posso farlo perché questo accordo va a coprire la melodia e quindi magari non posso usare questa combinazione. Ma così come poco fa ho parlato dell'espression, che è quel dispositivo che permette all'armonium di respirare, ebbene in questo strumento disponiamo della double espression. Quindi io posso con i piedi governare l'aria principale, la pressione all'interno dello strumento, ma con le ginocchia inibire una parte o l'altra o tutte e due. Quindi io per esempio ora,
sto dando con i piedi il massimo della pressione che mi è consentita con lo sforzo, ma questo sta suonando pianissimo. Questa ginocchiera, questa letta è chiusa e mi sta mantenendo chiusa la valvola di accesso alle ance. Quest'altra invece è aperta e vediamo cosa succede se faccio la stessa scala di prima, che evidentemente esce fuori. Ecco qua, per esempio, vado a suonare che addirittura è questo Re. E questo accordo che addirittura è questo accordo. Quindi io posso tranquillamente suonare giocando come voglio tra le due parti. Questa è semplicemente quindi la double espressione. Quindi, ricapitolando, armonium, sonorità costante, fin quando il serbatoio non si svuota. Sonorità decisa dai miei piedi, sonorità separata decisa dalle ginocchiere.